Bentornati sul canale ragazzi. Allora, oggi vi faccio vedere, come avevo promesso, questa nuova tecnica per applicare il colore con il dry brush. In poche parole, cambiano i metodi e cambiano anche i meccanismi e quindi la strumentazione che viene utilizzata per farlo. In realtà è molto semplice. Artisopus mi ha mandato delle cosucce da farvi vedere e quindi io subito dopo la sigla vi faccio vedere di cosa parliamo. Qua ragazzi, allora è molto semplice. Allora intanto vi faccio vedere che questa rastrelliera che serve a reggere due set abbondanti, perché uno addirittura io l'ho preso da 5 non da 4, di Artisopus, molto carino, rastrelliera che costa poco, 14 euro. L'ho presa perché mi serviva avere i pennelli di Artisopus un po' più velocemente alla mano, piuttosto che andare ogni volta a tirarli fuori dalle loro custodie che rimangono in bella vista vicine ai colori, sul rack dei colori. Questo è il motivo per cui oggi vi sto facendo vedere il video. In poche parole, questo è un semplicissimo MDF, quindi è un MDF che sarà di 2-3 mm, non di più, e praticamente è texturizzato, il che vuol dire che è stato con il laser scolpito in basso rilievo, in modo tale che voi sentiate il rilievo. Ed ecco qui il discorso del dry brush. Quando voi prendete un pennello dry brush e quindi dovete fare praticamente il vostro dry brush, invece di farlo su un foglio di carta assorbente come vi ho sempre fatto vedere, lo fate direttamente qui. In poche parole, con le texture il colore rimane ovviamente un po' sopra e un po' sotto e si leva dal pennello. La differenza è che in questo modo rimane un po' di più sul pennello e leggermente più umido, quindi dipende ovviamente da quanto passate, ma ovviamente essendo una superficie rigida e non assorbente come quella del foglio di carta, in realtà chiamiamolo Scottex o carta assorbente, in poche parole vi dà un leggero vantaggio di pigmentazione in più. Questo a cosa serve? Serve che se state dipingendo una miniatura tutta a dry brush e volete fare delle luci un po' più forti, con questo sistema il pigmento resta leggermente più sul pennello, quindi dovrete andare semplicemente più leggeri. Vi farò vedere nelle prossime puntate, perché nella prossima vi faccio vedere cosa sto stampando in 3D e alcune di queste miniature le vedremo subito nei tutorial. E quindi praticamente le luci vengono più facili e più potenti, bisogna stare un po' più leggeri, però si ha molto più controllo sul pennello, perché praticamente il colore è leggermente più pigmentante rispetto che levarlo quasi tutto e rendere veramente asciutta la punta sulla carta assorbente. Questo è quanto ragazzi, è un pannellino che ho comprato io direttamente da Artisopus e non costa tantissimo. Il foglio A4 mi sembra che siamo sulle 16 euro, quindi insomma non è niente di che, però è molto utile. Si può veramente andare avanti tutta la vita, perché man mano che si creano strati ovviamente si coprirà la scritta e tutto, ma continueranno a farsi strati di colore secco che continueranno a texturizzare, quindi in realtà idealmente potrebbe diventare spesso anche 1 centimetro e continuare a utilizzarlo. Tra le altre viene fuori anche una tavolozza completamente inedita per ogni scrivania di ogni casa. Ragazzi, un recap brevissimo e poi ci salutiamo. Can you feel it in the air? Visto che roba? Semplicissimo e veramente efficace. Ve lo farò vedere proprio nello specifico, perché già nella prossima puntata vi farò vedere
alcune miniature che sto stampando, perché ne ho veramente tante, stampate ne ho da fare veramente 4 scaffalate, però ci sono tutti questi progetti che sto portando avanti in parallelo, quindi HeroQuest, sto continuando a stampare i tasselli, ma ovviamente non vi faccio vedere tutto perché sono sempre quelli che stampo a cottimo. Poi sto stampando questi nuovi Goblin con veramente delle miniature eccezionali di Asgard Miniatures. Sto stampando sempre per HeroQuest dei Daybreak piuttosto che Turgin, piuttosto che sempre Asgard Miniatures, ma anche Bestiarum, che sono tutte quante case produttrici che, come sapete, fanno da sponsor al canale, che fanno delle miniature stupende che possiamo utilizzare come eroi alternativi piuttosto che mostri all'interno di HeroQuest. Ci saranno dei mostri custom e altri che proprio sostituiranno, per esempio quegli obrobi che hanno fatto in HeroQuest scatola base con gli uomini pesce. Volendo si potrebbero usare anche degli uomini pesce che ho trovato fantastici e magari ci penserò, ma ho diciamo rimesso, e ve li farò vedere alla prossima puntata, dei Fimir. Ce ne sono di varie aziende, alcuni sponsor, alcuni no, ma mi piacciono veramente tanto e quindi ho rimpiazzato gli obrobi con i famosi Fimir che c'erano nel primo. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata e poi vedremo con calma quando utilizzare questa nuova tavolozza di Artis Opus per un dry brush con i controfiocchi. Alla prossima!